Orietta, lo sai che io sono sempre stato affascinato del liscio? Un giorno mi porti in balera a ballare. Manuelito, io non ho mai ballato il liscio perché è difficile da ballare. Come facciamo allora? Beh, guarda, portami a ballare in discoteca. In discoteca? Sì. Ti porto a ballare Club. sotto casa. Sotto casa o sotto cassa? Sotto casa, sotto casa. La voce melodica di Orietta e il beat potente della mia crew a me suona bene. E a voi? Io ti darò di più, io ti darò di più di tutto quello che avrò da te, anche se... Bellissimo questo pezzo. Sì. Io ti darò di più. Ma con questo brano tu hai esordito a Sanremo. Nel 66. Ma è vero che Ornella Vanoni non voleva fare la foto di rito con te? Io ero in coppia con Ornella Vanoni e lei non voleva farsi fotografare con me perché lei non voleva un altro interprete femminile ma voleva un interprete maschile. E come è andata a finire È poi? andata a finire che ci siamo poi sentiti al telefono e siamo diventate amiche, che tuttora ci telefoniamo un giorno sì, un giorno no. Poi Orietta, mi devi spiegare il perché abbinavano ogni volta il vostro personaggio a un nome animalesco. Beh, questo era dovuto anche ai giornalisti, facevano il titolo La tigre di Cremona e si riferivano a Mina perché Mina. aveva un canto molto aggressivo, no? E poi la pantera di Goro, a Milva perché aveva questa chioma di capelli bellissimi e poi c'era l'aquila di Ligonchio che è la mia amica Iva, no? Non so perché la chiamavano l'aquila di Ligonchio, perché forse Ligonchio in montagna ci sono le aquile. Ti piace che ti abbiano detto l'usignolo di Cavriago? Ma mi chiamavano anche Capinera. Anche Capinera? Capinero è un uccellino bianco e nero, molto delicato, però secondo me non fischia come l'usignolo, la capinera. No, quindi No, meglio è l'usignolo. meglio l'usignolo. Meglio l'usignolo. Però anche a te ti hanno dato un nome di un animale. Me lo sono messo io, lo Ah, sai. ecco. Mi chiamo El Raton, che vuol dire il topo in spagnolo. Il topo, Hell in inglese. Diabolico. Diabolico, bravo. Un topolino pestifero. e secondo me da piccolo tu eri una peste. Sì, sempre stato. Ti devo dire la verità che a me il topolino mi fa tenerezza, ma il topo più grande no, mi spaventa. Il ratto, la pantegana. Sì. La pantegana Meno non male ci che non piace. ti chiami così. No, non sarebbe stato bello, è la pantegana del Sud America. A proposito di Sud America, hai rifatto praticamente i successi latinoamericani. Sì, da Besame Mucho a Quien Será. Quando ho fatto ricerca, ho fatto digging appunto sui suoi brani, ho trovato veramente tantissimi successi che ascoltavo da bambino in Sud America, cantati da Orietta, il che ha reso tutto molto nostalgico per me e piacevole. Ne vogliamo ascoltare qualcuno? Sì, mi piace Quien Será. Sai che questo funziona anche Bluetooth? ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? Orietta, te juro que me encanta esta versión en español. Sono curiosa perché tu hai inciso in spagnolo, hai cantato in spagnolo. Io ho iniziato la mia carriera cantando in vedi. spagnolo quando tutti mi scoraggiavano, perché ovviamente mi ero trasferito in Italia da un bel po' di tempo. Tutti mi dicevano non cantare in spagnolo perché è controproducente, nessuno ti capirà, e invece poi piano piano hanno iniziato anche a cantare le mie canzoni alle persone italiane, sai, è una soddisfazione. Ah, certo. Sei pronta, Orietta? Pronta. Ti faccio sentire questo pezzo che si chiama Gang. Manuelito, ¿dónde fue? Manuelito, ¿dónde fue? Manuelito desapareció con todo tu dinero. Todo tu dinero. Todo tu dinero. Ti ricorda un po' i mariachi? Sì. Questo è in fase moderna. È in fase moderna, è un mariachi moderno. Gang l'avevo ascoltato e devo dire che mi aveva divertito, mi era piaciuto molto. Sono molto moderni, sono ragazzi giovani, hanno la loro energia. Orietta, tu nella tua carriera hai inciso tantissimi brani. Sì. Quanti? Più di o meno? 350. Più di 350? Sì. Chi ha inciso più brani tra Orietta Berti e Macete? Se devo contare tutti gli artisti che orbitano intorno al mondo Macete, siamo lì. E qual è il brano che ha venduto di più di tutti? Beh, Finché la barca va, Ah, ovviamente, che Sì. domande che faccio. ho fatto più di 9 milioni di dischi nel tempo e pensa che non la volevo fare.
No? No, perché io preferivo le canzoni d'amore, non queste canzoni ironiche. E chi ti ha convinto a La farla? mia mamma ha letto il testo e ha detto: ma guarda che questa canzone è fortissima nel testo, senza sentire neanche la melodia. Mi ha detto: tu la devi fare. Senza sentire neanche la Sì. melodia. E tu hai seguito il consiglio di mamma e l'hai Sì. fatta. E poi questo brano praticamente è stato replicato in tantissime lingue del mondo. Tu sai che io ho trovato una versione in finlandese. In finlandese. Te la faccio Sono sentire. proprio curiosa. Ma Te chissà la faccio che sentire titolo ha. subito, guarda qua. Sattuma kuljettaa, kuin tuuli laivaa, sattuma vieressä, puolet ei vaivaa, sattuma Molto allegra questa canzone, beh, questa versione. Dopo me la registri che me la regali. Va bene. Perché io proprio questa versione non ce l'ho. Non ce l'hai? La versione in finlandese di Finché la barca va l'ho trovata molto buffa e ho sentito anche una versione di TPTPT in giapponese, capivo solo TPT e poi non si capiva più nessun'altra parola, però era divertente. Io penso non ho mai scelto una canzone che mi piacesse. Ho sempre fatto le canzoni che sceglievano gli altri per me, perché ero in una casa discografica internazionale e tutti stranieri. Allora loro qui a Milano avevano una fabbrica e quando noi andavamo alle manifestazioni ci facevano fare diversi provini, li mandavano in onda in fabbrica dal lunedì al venerdì. Quando uscivano gli operai, i dirigenti, impiegati, dovevano scegliere la canzone preferita e quindi il direttore artistico della casa discografica diceva: la canzone per Orietta Berti per il disco per l'estate è questa. È questa, E io la bellissimo. facevo, Facevano perché, sì, l'indagine di mercato in facevano fabbrica. il test prima. Ma è ancora aperta questa fabbrica? Non credo. Non che peccato, perché l'avremmo potuta usare come test per il nostro brano. È vero, guarda. Allora, Orietta, visto che ci abbiamo un po' di lavoro da fare Sì. e ho scoperto già tante cose fantastiche del tuo mondo, adesso ti faccio sentire l'ultimo progetto che abbiamo fatto con il mio team, così hai un po' di ascolti e un po' di reference del mio mondo. Sono Era un po' proprio distanti. quello che volevo chiederti. Sono un po' distanti da quello che fai tu normalmente, però magari troviamo qualche spunto per lavorare al nostro brano. Che dici? Sono curiosa. Allora, ti faccio sentire il primo brano di Bloody Vinyl, che appunto è questo ultimo progetto, ed è Macete Satellite, con Salmo. Già il titolo mi piace. Smart working, cassiro, da zero fino a San Siro, diamante grezzo tipo zaffiro, bravo leva il ferro, quello da sfiro. Hai visto che bel pezzo melodico che ti ho fatto sentire? Un po' lontano È un po' lontano? da me. Un po' lontano da te, quindi Sì. non possiamo fare un Dobbiamo pezzo cercare simile. di fare metà e metà. Proviamo un altro pezzo, ti faccio sentire Greve. Greve, Greve. cioè grave. Qua già siamo già, perché vedi quel pezzo lì si può cantare anche con la voce melodica. Con la voce melodica, Sì. qua ci possiamo mettere un po' di melodia, dici? Sì, Magari teniamo sì. più la struttura musicale. Magari la cassa non così secca ma più morbida. Più morbida, più Più soft. forte e più morbida. Più forte e più morbida, ok, questa me la segno allora. Allora ti faccio sentire qualche cosa di più melodico, Sì, sempre in sì. quest'album. Vai. Non piove più quando sei te con me qua. Non piove più. Interessante questa voce di questa ragazza. Molto bella, questa Sì, voce. Sì, sì. E il pezzo mi piace. Va bene, allora dico che siamo un po' sulla strada giusta. Certo, ci dobbiamo lavorare. Ci dobbiamo lavorare. Sono un mondo lontanissimo dal mio, però lui ha detto che proverà a lavorare. Cercheremo. Quindi chi cerca trova, noi troveremo. Ho fatto un po' come facevano i tedeschi della sua casa discografica in fabbrica, gli ho fatto sentire un po' di cose anche lontane da lei per avere anche una reazione immediata e ho visto che ovviamente ha gradito di più il brano di Mara Satei perché c'è un inciso melodico. Speriamo che questa collaborazione possa arrivare fino a Sanremo, almeno li faccio da bodyguard. Visto che siamo arrivati al termine della nostra telenovela preferita, sai che cosa dicono quelli bravi? Facciamo una pausa. No, non dicono facciamo No? una pausa, dicono stay tuned. E cosa vuol dire? Rimanete sintonizzati.
Ah, Allora diamo un appuntamento a questi ragazzi Va per la bene. nostra prossima puntata. ragazzi, stay tuned. Ho detto bene? Benissimo. Arrivederci.